Vuoi sapere quali sono le novità di Sketch in Pro Tools 2023.12? Le vediamo in questo video. In un altro video abbiamo analizzato l'interfaccia di Sketch e fatto una panoramica sulle sue funzioni. Ci concentriamo ora esclusivamente sulle novità introdotte dalla versione 2023.12 di Pro Tools. Il drag and drop delle clip audio e MIDI tra Sketch e sessione si comporta ora in modo lievemente diverso. Se trasciniamo una clip MIDI da Sketch a una traccia MIDI o instrument della sessione, la clip rimane MIDI. Possiamo così scegliere liberamente come impostare virtual instrument ed effetti nella sessione. Se invece trasciniamo una clip MIDI da Sketch in una traccia audio stereo della sessione, Pro Tools renderizza il segnale creando un nuovo file audio. Nel farlo include nel processamento virtual instrument e tutti gli effetti della traccia di Sketch. Se trasciniamo la clip MIDI in uno spazio vuoto della sessione, Pro Tools crea una nuova traccia audio stereo con il file renderizzato al suo interno. Se trasciniamo una scena o l'arrangiamento da Sketch alla sessione, Pro Tools renderizza sempre tutti i segnali, creando un file audio stereo per ogni traccia. Se trasciniamo invece una clip audio dalla edit window della sessione alla finestra di Sketch, Pro Tools renderizza il segnale dell'intero channel strip. Le librerie di sample e loop di Sketch vengono ora salvate nella cartella Sound Libraries di Pro Tools. In questo modo, nella tab Sound Library troviamo la cartella Sketch Included Content insieme all'Avid Loop Masters Sample Pack e i Sonic Drop. Tutto in un unico posto, molto più comodo. Possiamo poi usare la tab Browse per vedere i file presenti in un'altra cartella, come ad esempio dei banchi di suoni su un hard disk esterno. Se creiamo uno sketch dalla dashboard mentre abbiamo una sessione aperta, possiamo ora scegliere di salvarlo direttamente nella cartella della sessione. Questo permette di mantenere più ordine nella gestione dei file. In maniera analoga, c'è ora una nuova opzione nella finestra del Save Session Copy In. Se oltre alla sessione abbiamo anche uno sketch aperto, possiamo spuntare l'opzione Current Sketch per includere il file dello sketch nella nuova cartella di sessione. Nonostante queste novità nella gestione dei salvataggi, non sono stati ancora introdotti i backup automatici degli sketch sul computer. Questa è invece una delle novità per Sketch su iPad. Se chiudiamo l'app senza aver salvato lo sketch, questo viene ripristinato appena lanciamo nuovamente l'applicazione. Un'altra novità per Sketch su iPad è la possibilità di avviare la riproduzione da qualsiasi punto dell'arrangiamento. Per farlo basta toccare sulla scena da cui vogliamo partire e scegliere play.